Ok, quindi qui abbiamo un esercizio leggermente diverso rispetto a prima, perché ci vengono date due funzioni, vogliamo comporle, capire quant'è la funzione composta e poi calcolarne anche il dominio. Allora, piccolo spoiler, se io ho un polinomio e lo compongo con un altro polinomio, il dominio è sempre tutto l'asse reale, perché se io ho già un polinomio che non ha problemi di definizione, cioè i polinomi sono definiti sempre su tutto l'asse reale, quello è tutto il dominio. Quindi se prendo un polinomio e lo metto dentro un altro polinomio, che anche questo è definito su tutto R, allora non ho problemi di definizione del dominio quando vado a fare la funzione composta, quindi no problem per quanto riguarda il dominio. Invece noi ci dobbiamo preoccupare adesso delle composizioni, cioè che cosa succede se io compongo queste funzioni. Beh, dobbiamo partire per esempio da G calcolato dentro la f di x. Che cosa succederà mai? Beh, devo letteralmente prendere la f così come sta e andarla a mettere a posto di g, cioè quello che succederà qui è che tratto la mia x, perché è l'unica variabile di g, come se fosse però tutta la f, quindi vuol dire che ovunque compare la variabile io metto tutta l'espressione della f, cioè 3 per tutta l'espressione della f che è 2 meno x, e poi metto sempre più 2, quindi praticamente mi sono comportato come se questa x, in realtà cambiamo, magari facciamo un cuoricino. Cioè praticamente che cosa mi sta dicendo? Mi sta dicendo ovunque compare la variabile tu invece mettici la funzione. Quindi esattamente quello che è successo. Ora non resta che proseguire con i conti. Quindi abbiamo 3 per 2 e 3 per meno x. Quindi mettiamo un 6 meno 3x più 2. Allora viene 8 meno 3x. E infatti abbiamo calcolato la composizione di f con g, 8 meno 3x. Adesso lo stesso discorso al contrario lo dobbiamo fare andando a calcolare dentro la f, questa volta la g di x. Quindi ovunque compare la variabile della f, cioè io all'inizio mi comporto come se stessi seguendo la f, solo che quando compare la variabile, e adesso comparirebbe la meno x, invece metterò meno tutta l'espressione della mia g, quindi 3x più 2. Quindi proseguendo con i conti abbiamo 2 meno 3x meno 2, quindi se semplifico viene meno 3x. E quindi abbiamo concluso l'esercizio. Abbiamo calcolato le composizioni delle funzioni in tutti i modi e abbiamo specificato che il dominio resta tutto R.